Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation, la rubrica in cui parliamo dei film d'animazione. Io sono Ringardian e oggi parliamo di uno dei film più iconici e divertenti della Disney, Il libro della giungla del 1967. Ho deciso di parlare di questa pellicola perché è stata l'ultima prodotta da Walt Disney in persona. Il maestro morì poco prima che il film uscisse nelle sale e molte cose le hanno modificate dopo la sua morte. Questo lungometraggio è una delle tante trasposizioni cinematografiche dell'omonimo romanzo di Rudyard Kipling del 1894. Il classico Disney si concentra solo su una parte dell'opera originale, ossia gli ultimi giorni che il protagonista Mowgli passa nella giungla. Come quasi tutte le fiabe, anche questa è una storia di formazione. Mowgli dovrà lasciare l'infanzia per diventare un uomo e vivere nella società. Nonostante questo film faccia parte del Medioevo Disney, in periodo in cui la casa di produzione del topo andava maggiormente a risparmio riciclando i disegni, si distingue per la caratterizzazione dei personaggi ormai diventati iconici e anche per le musiche. Io personalmente sono sempre stata legata a quest'opera fin da quando ero piccola, perché avrei voluto anch'io avere degli animali parlanti come amici. Il mio personaggio preferito è senza dubbio Kaa, che è uno dei due villain, se così si vogliono chiamare. Gli animali che accompagnano Mowgli nel suo viaggio sono tutti delle allegorie che portano un messaggio. Bagheera è un essere responsabile che sa cos'è giusto e sbagliato. È una sorta di grillo parlante. Baloo rappresenta la bontà e l'amicizia, ma anche la spontaneità e il coraggio di voler vivere una vita tranquilla. Kaa è la perdizione e la cattiveria, non a caso è un serpente. E Shere Khan rappresenta la paura, la prepotenza e l'ignoranza. Credo che un altro motivo per cui sono affezionata al libro della giungla sia il fatto che è molto simile a un altro classico Disney, che però è molto più recente e appartiene a tutt'altro periodo, Il Re Leone. Entrambi i film hanno come protagonista un bambino che dovrà maturare per trovare il proprio posto. E per quanto Mowgli desideri restare con i suoi amici dell'infanzia, il suo destino è quello di diventare adulto. Se Il Re Leone come canzone spensierata, il cui significato è vivere senza pensare ai problemi, ha l'Hakuna Matata, Il libro della giungla ha Lo stretto indispensabile, una delle canzoni più iconiche di quest'opera, in cui Baloo fa credere a Mowgli che vivere nella giungla sia tutto bellissimo e per niente pericoloso. Queste sono solo alcune delle similitudini che hanno queste due opere. Se c'è comunque qualcosa che ho apprezzato poco di questo film è il finale. Capisco che Mowgli deve andare nel villaggio degli uomini perché è giusto così, però mi sta qui il fatto che lui abbandoni i suoi amici per la topa. Non si fa. Fin da piccolo ho sempre apprezzato poco il come sia finito. Piccola chicca, gli avvoltoi presenti nell'ultima parte del film sono un omaggio ai Beatles. Ma ho parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Non vi chiedo se non avete mai visto Il libro della giungla perché, davvero? Comunque, vi è piaciuto? Oppure preferite altri classici Disney? Cosa ne pensate del finale? E qual è il vostro personaggio preferito della pellicola? Se volete che parli ancora di questo film, ditemelo che ne posso parlare sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, X e Facebook. E per altri contenuti su film, serie TV e anime venitemi a trovare sul mio canale Ringardian. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!